Ciao a tutti e benvenuti qui sul canale IT Problem Solver. Oggi vi parlerò del cloud e di come vi fidate davvero di lasciare tutti i vostri dati in mano alle big tech. Oggi vi propongo le migliori alternative open source e altre alternative sicure per riprendere il controllo dei tuoi file. Andiamo subito a vedere il problema, entrare nel merito della questione. Con Google Drive, OneDrive e iCloud è molto comodo, sono molto comode, ma c'è il tema della privacy, cioè inizialmente ti danno dei piani gratuiti dove puoi tenere una certa quantità di dati, adesso non ricordo a memoria la quantità massima tra Google Drive, iCloud e OneDrive di Microsoft, però c'è una certa quantità che viene data gratis, ma poi dovrei passare a piani a pagamento. Il problema principale è la privacy, cioè questi dati li dai, ma diciamo non paghi inizialmente, ma il costo lo paghi questi dati vengano usati per profilarti e farti delle pubblicità mirate, questi documenti che tu lasci. L'altro inconveniente è il lock-in, cioè difficoltà a migrare i dati e a tornare indietro. Poi diventerà sempre più difficile tornare indietro e migrare i tuoi dati da un'altra parte. L'utilizzo di formati proprietari è un altro problema che se utilizzi anche la suite dovrai utilizzare dati formati proprietari e la dipendenza dall'ecosistema. I costi andranno man mano a crescere, man mano che aumenteranno i dati che migrerai in questo sistema. Quindi avrai piani limitati per utenti free, come ho detto, e costi nascosti per funzionalità, diciamo, non avrai mai un quadro chiaro dei tuoi costi dipendenti dalle funzionalità. Andiamo a vedere la prima alternativa completamente FOSS, cioè Free Open Source Software. E questo è Next2Cloud. Next2Cloud è proprio, possiamo definirlo, il re dell'open source, del cloud open source. Puoi installarlo sul tuo server casalingo, se vuoi utilizzare il server casalingo, oppure puoi usare un hosting gestito. Avrai funzioni di condivisione con diversi utenti di cartelle attraverso link pubblico. Potrai gestire tag, i preferiti e dei commenti, condivisione dei file, versioning, cioè potrai tenere più versioni dello stesso file, potrai aggiungere commenti e note, con WebDAV potrai montare i file sul tuo computer e e quindi vedere i tuoi file in cloud, nel tuo sistema in cloud, proprio come fossero sul tuo computer. Chiaramente se hai scelto il tuo server saranno i dati nel tuo server, se hai scelto un server in cloud saranno sul server in cloud. Un client appunto ti serve per gestire la sincronizzazione dei dati. Invece se non vuoi andare proprio sul cloud completo, esiste Syncting, che è una sincronizzazione PTP tra i tuoi dispositivi. Non ha nessun server centrale, è multipiattaforma, ha comunicazioni cifrate. I vantaggi sono la privacy massima, semplice da configurare, open source gratuito, funziona in rete locale, però non è un cloud, quindi non avrai nessuna interfaccia web centralizzata, non avrai un server centrale, è perfetto se tu volessi sincronizzare semplicemente i dati caso ufficio, oppure sincronizzare i dati tra due computer che magari non sono in sedi geografiche vicine, fare delle sincronizzazioni, oppure delle sincronizzazioni con gruppo di lavoro. Richiede un dispositivo sempre acceso per poter accedere, diciamo. Non è un cloud completo. Un altro è Proton Drive. Se usi Proton Mail, Proton Drive è un'alternativa che offre la cifratura end-to-end
è un lato server, i server sono in Svizzera, puoi condividere i file con password a scadenza, non è un free open source, un FOSS completo, cioè free open source software, ma è molto orientato alla privacy e alla trasparenza dei dati. È molto integrato col sistema Proton. Vediamo in questa slide che ho riassunto tutti i dati, integrazione perfetta se usi Proton Mail, che diciamo è per chi ha scelto diciamo, di non andare completamente sulle big tech, ideale per il sistema. Un altro sistema è Cozy Cloud. Cozy Cloud è un open source multipiattaforma. Oltre al Drive, fa import open source trasparente, interfaccia utente intuitiva, import automatico di documenti, può gestire documenti dai vari provider, bollette, estratti di conto, utile per avere tutto ordinato. Ha un piano gratuito e un piano a pagamento, non è completamente, diciamo, completamente open source, meno diffuso di altre alternative, integrazioni limitate tra i limiti, funzionalità di collaborazione basilare, un self-hosting complesso. Se vuoi passare alla modalità self-host e non andare sulla modalità extra pagamento, è un po' complicato da mettere su, è più conveniente usare altre soluzioni come Nest2Cloud. Altre due alternative non sono open source complete, ma offrono tanto spazio e cifratura lato client. pCloud con l'opzione crypto, Mega, cifratura by design, cioè ti danno ognuno, questo pCloud a 10 GB gratis, Mega da 20 GB gratis con il referral per utilizzare delle pubblicità. Opzioni cripto a pagamento, cifratura by design invece Mega. Diciamo hanno degli spazi a pagamento. In uno ci ho messo i tuoi vantaggi, sugli svantaggi della cripto. Spazio generoso, client veloce, lifetime, cripto a pagamento, non FOSS, diciamo. Vantaggi, molto spazio dell'altro, gratis, cifratura standard, chat, transfer limit, no FOSS, interfaccia complessa. Non sono open source ma offrono spazio libero e opzioni di cifratura lato client. Buone se il focus è molti gigabyte e poco prezzo. Invece se vuoi un ambiente multi con tutte le funzioni l'iCloud, Zoho no? È una buona alternativa e ti offre un ecosistema completo, Google Gmail, alternativa Gmail. Puoi gestire documenti, è ottimo per aziende, per esempio, per uscire se vuoi uscire dall'orbita Big Tech, per risparmiare rispetto a altre soluzioni enterprise e per integrazioni personalizzate. Però non è FOSS, ma come dicevo può essere una valida alternativa per chi cerca una suite completa integrata. Diciamo, quale scegliere? Se vuoi un controllo totale, Nest2Cloud è l'alternativa predefinita. Se vuoi una sincronizzazione semplice fra due dispositivi, usa Syncing. Se vuoi molto semplice mettere solo al sicuro i tuoi documenti che non siano acceduti da nessuno, Proton Drive è un'alternativa buona. Molto spazio low cost, però non FOSS, non open source, e pCloud e Mega. Se vuoi la suite completa, l'alternativa a Google usa Zoho. Qui, prima di trasferire, dice, vi faccio la domanda, diciamo, quale useresti di questi sistemi, Nest2Cloud, Sync, o quale usi, Proton Drive e pCloud. Nel prossimo video parlerò di Nest2Cloud in pratica, come funziona, eccetera, eccetera. Adesso non so quando sarà, comunque dipende anche molto da come andrà questo video. Vi invito quindi a iscrivervi al canale, mettere un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao, a presto, al prossimo video, ciao.